3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, bentornati nella seconda parte del video haul con gli acquisti e regali dei mesi di novembre e dicembre. Se vi siete persi la prima parte vi lascio il link nell'info box. In questo nuovo video analizzeremo il reparto giochi da tavolo e il reparto action figures a tema Disney, Sailor Moon ma anche DC Comics. Inizio proprio da quest'ultimo mostrandovi questa gallery diorama di Harley Quinn Suicide Squad Edition. È un personaggio che mi ha sempre affascinato molto e di cui cercavo da tempo una riproduzione. Direi poi di passare a questo bellissimo figurine set Disney con tutti i personaggi principali, Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pluto e Pippo in versione natalizia, vestiti un po' da Babbo Natale e un po' da elfi, con invece Pluto stupendo vestito da renna. Tengo moltissimo a questo set che mi è stato regalato per Natale e magari ne farò anche un unboxing dedicato. Guardate, ve lo mostro anche un po' più da vicino perché veramente è proprio stupendo. Adesso ci sarà un po' la luce della ring light, spero perciò riusciate a vederlo in tutta la sua bellezza. A questo punto passiamo al reparto giochi da tavolo con la terza espansione di Villainius Perfectly Wretched. In questa espansione potremo trovare i personaggi di Gamba di Legno, Madre Gothel, ma soprattutto Crudelia Demon, un villain che tutti noi apprezziamo tantissimo. Ho acquistato questa terza espansione da Amazon durante il Black Friday trovandola ad un prezzo veramente stracciato considerando che era uscita soltanto da qualche mese. L'altro gioco da tavolo che ho acquistato, Midnight Brunch, vi confesso che ci ho giocato un paio di volte anni fa e ricordo che mi era piaciuto tantissimo. Tuttavia ho un po' dimenticato la dinamica di gioco, di conseguenza dovrò sicuramente andarmi a ripassare le regole prima di poterci giocare di nuovo. L'ho acquistato presso il negoziante Ticket to Play a Padova a un prezzo ottimo che mi sembra fosse intorno ai 10 euro. Spostandoci invece da questo lato del tavolo possiamo trovare due Funko Pop partendo dal basso, quello di Chip che noi conosciamo qui in Italia come Kiko, la simpatica tazzina della Bella e la Bestia. Questa era un'esclusiva di Pop in a Box che io ho acquistato su Amazon. Il personaggio è veramente dolcissimo, ha le guanciotte rosse perché è arrabbiato e il tè al suo interno sta facendo tutte le bollicine, per cui è veramente un Funko Pop imperdibile per tutti i fan della Disney e soprattutto della Bella e la Bestia. Subito sopra troviamo il Funko Pop di Madame Mim o Maga Magò, il villain principale del film d'animazione La spada nella roccia, che vi confesso è il mio preferito in assoluto dei classici Disney. Maga Magò l'ho sempre trovata un villain non particolarmente cattivo ma sicuramente molto buffo e simpatico. Ho acquistato questo Funko Pop da GameStop. Avviamoci verso la parte conclusiva di questo video con gli ultimi due articoli, due Q-Posket. La prima sopra a tema Disney di Vanellope, la protagonista femminile di Ralph Spaccatutto e del suo sequel Ralph Spacca Internet, e subito sotto la Q-Posket di Usagi Tsukino. Chiaramente tutti noi sappiamo che stiamo parlando dell'alter ego di Sailor Moon. Anche questa riproduzione, come è nello stile di tutte le Q-Posket, veramente molto dolce. Bene, ho concluso anche questa seconda parte del mio video haul e vi chiedo, se vi è piaciuta, di mettere un bel pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video sui vostri canali social. Vi chiedo, se già non lo fate, di iscrivervi alle mie pagine di Facebook e di Instagram, dove mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, Uramariki Professione Nerd. Se vi va inoltre mi farebbe piacere lasciaste un commento sotto al video per dubbi, richieste o perplessità. Io rispondo sempre a tutti e sono felice di poter avere un confronto con voi sui contenuti dei miei video. Detto questo, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!